chissà se si apre la porta. Speriamo di non venire di sotto. Originaria della provincia di Treviso e adesso da 6 anni qua a Salalah. E come vedi c'è stato anche un grande cambiamento, sono diventata musulmana 2 anni fa e ho scoperto l'Islam vero, puro, quello che è realmente, non quello che mostra. L'Oman è un paese dai grandi spazi vuoti. L'Oman è anche un paese in cui bisognerebbe lasciare all'ingresso ogni pregiudizio sull'Islam. Le donne appunto sono protette e tenute proprio come un gioiello. La donna non deve faticarsi, non deve fare sforzi, però è libera di fare quello che vuole. Cioè, se vuole andare a lavorare, la donna può andare a lavorare. Cristina e Silvia sono state le mie guide a distanza per tutto il viaggio nei paesi arabi e se anche purtroppo non siamo riusciti ad incontrarsi, sono state comunque fondamentali per la comprensione di questa parte di mondo e dell'Islam. Qui, in Oman, è nato e predomina il terzo ramo dell'Islam, l'ibadismo. La corrente più tollerante e pacifica di tutto il mondo islamico. È nata a Nizwa ed è lì che sto andando, ma non prima di serpeggiare un po' in quest'area che divide la capitale Muscat, che ho già visitato, e Nizwa, dove andrò, combinando così l'approfondimento con il godere di questa natura grezza, di luoghi poco abitati o abbandonati, intervallati da grandi spazi vuoti. Niente male, Si narra che sia stato formato da un meteorite. Slowly. Yes. Non avevo mai visitato una fortezza vuota. Mi godo la pace. Il paesaggio intorno al castello è spettacolare. Montagne, datteri a miliardi, store. E cosa vendono? Niente. Non c'è una sorta di museo, non c'è descrizioni, non c'è... Un po' così, lasciata a se stesso, visto che era una fortezza persiana, ora fortezza, un castellino, e vabbè, si prosegue. Qui danno da mangiare, si vedrà un po'. Hello? Can we eat? Hanno portato da far assaggiare 4 tipi di riso e 3 tipi di pollo, e poi uno gli dice voglio questo, oppure questo, dopo il test, oppure abbinato con un riso di questi. Qui c'è una grandissima cultura dei succhi, fatti in tutti i modi, mix, latte, senza latte. Poi lasciano sempre a disposizione questo che è il tè omanita, fatto con latte, tè e un aroma che non so se è cardamomo, non lo so. Il risultato è questo pollo rosso, 5 kg di riso, rigorosamente da prendere
con le mani si fa così, pallina, e poi col pollice si butta in bocca. Adesso sto per entrare in una vecchia città abbandonata da circa un secolo, fatta di fango e infatti è tutta franata. Quella lì era una vecchia casa che però qualcuno forse ha detto: sai che, invece che pagare un mutuo con quello che costano, ci sto finché non viene giù. E qui invece chissà se si apre la porta. Speriamo di non venire di sotto. Wow. Ovviamente sono scritti arabe, non lo so, ma di solito sono tratti del Corano e poi grafici tradizionali. Bello, bellissimo. Non c'ho neanche scarpe adattissime, ecco. Qui c'è questo in terra, non so se è per coprire un buco, meglio non camminarci sopra. Sale. Qui tracce di vetro. Guarda. Un barattolo di oz. No, oz sono qui i cereali. Qui viene giù tutto. Meglio abbandonare. Non vorrei fosse il momento X. Dovrebbe essere qua. Trovata. Fighissimo. Ganzissimo. Mitzvah. With hospitality. La scuola principale qui è la scuola Ibadita, motivo per cui l'Oman è molto tollerante. Accetta il diverso molto più facilmente delle altre scuole, ok? Nonostante nell'Islam il diverso deve essere accettato, ok? Però ovviamente c'è sempre la questione culturale di mezzo. In Oman, come in, diciamo, nella maggior parte del Medio Oriente, la donna viene coccolata molto. Viene vista in un modo, diciamo, quasi sacro all'interno della famiglia, ok? Non solo perché è portatrice di vita, ma anche perché in inglese viene chiamata mother house, nel senso che senza di lei la casa, la vita, la famiglia non andrebbe avanti. In casa la donna è la figura principale, ok? Non l'uomo. Il modo in cui qui la donna viene vista e viene rispettata proprio seguono i dettami dell'Islam a livello puro, come piace dirlo a me, molto puro. Vuol dire che la religione pacifista, la religione pacifica che è l'Islam, qua viene rappresentata al 100%, mentre nei paesi del Nord Africa no, la cultura prevale spesso e volentieri sulla religione. Sto per entrare in un nuovo souk, spero sia molto meglio di quello di Muscat, che quello mi ha deluso. Qui siamo a Nizwa, che è una cittadina interna, non ci dovrebbe essere turismo e quindi spero che sia il souk come dovrebbe essere un souk. Questo è l'ingresso. Hello?
C'è il mercato della frutta. Ordinato, pulito, silenzioso. Thank you. Thank you. Con un real si compra dei datteri spettacolari. €2,50. Questi ragazzi ci hanno offerto da mangiare spezie, nocciole e tutto. I'm Salah. Salah. Mohammed Salah. Mohammed Salah. Sinan, and you? What's your name? Barakat. Barakat. Cluster. Cluster. Allora, questo souk è veramente, sembra un tuffo totale nell'Oman. Tutto molto rilassato, molto calmo, ti fanno assaggiare senza insistere di comprare come invece fanno gli indiani, i nepalesi. Gli omaniti sono sempre molto attenti a non disturbare, un'eleganza incredibile nei modi, e questi mercati sono puliti e silenziosi. Esperienza bellissima, ma poi dei profumi che purtroppo posso farvi sentire, ma Sì, gli odori sono una delle memorie più forti che mi porterò via dall'Oman. In continua alternanza senti il profumo degli incensi, quelli naturali raccolti nel sud dell'Oman, che niente hanno a che vedere con quelli dell'estremo oriente, e il profumo, portato dagli uomini in grande quantità, che ha un odore specifico anch'esso molto dolce. Addirittura utilizzano una tecnica di evaporazione per profumare i vestiti. Nizwa è la dimostrazione di come gli omaniti conservino la loro identità. Nonostante ci sia un forte turismo locale e l'Oman si sta allargando anche al turismo straniero, gli interventi di restauro della città sono fedeli alla loro tradizione. Il souk è davvero un mercato a servizio dei locali e non per i turisti. Si vede poi la continuità con Muscat invece per quanto riguarda gli abiti tradizionali, e i sarti lavorano fino a tardi. Le ragazze amano vestirsi con questi vestitoni lunghi che vengono chiamati abaya, e qui amano farci la moda su questa cosa qui, ma proprio loro amano comprarli, amano metterseli. Il nero è il colore tradizionale per le donne, ma proprio perché il nero è un colore elegante. Poi ovviamente non usano solamente il nero, ma usano tutti i colori del mondo. Vengono fatte a mano. C'è il fashion, c'è la moda dietro questa cosa, ma c'è anche poi ovviamente una questione di meteo, tutto legato alla cultura, al metodo di vita, all'adattamento al territorio. Il ruolo storico più importante di questa città è, come già detto, la fondazione dell'Islam ibadista. Questo ramo non solo è prevalente in Oman, ma ne fa parte la famiglia del sultano. La fede ibadista del sultano è l'elemento centrale per cui regna la pace da 60 anni, perché ricordo che l'ibadismo si esalta per la sua assoluta predicazione di pace e inclusività. One same. This about in Allah, guys. This about in Muhammad perfect. Pray 5 times one day, and the Ramadan 1 month only 1 year, and 1 time the sin Hajj and Zakah. Zakah take money in our bill. It's about Islam in full. Ibadia? Ibadia. Yes, Ibadi, wedding. Yes, no problem. You can marry the Shita, Sunnita, Ibadita. Shia Sunnah, big problem. Oman no. Oman pray one. Go in mosque one. And sorry English no more. No, but I understand. Understand.
Trovare spiegazioni attraverso le persone non è stato facile, per l'ostacolo della lingua e della loro riservatezza, ma mi viene incontro Cristina. Una cosa di cui vogliono tanto parlare, perché non vogliono fare una differenza, essendo gli omaniti molto tolleranti nei confronti di tutte le religioni. Non vogliono neanche discriminare facendo loro sono i baddisti e gli altri sunnitici, di creare disordine in questo senso, quindi preferiscono non parlarne tanto. Nella moschea, quando si prega, che tu sia sciita, sunnita o ibadista non importa, si prega tutti insieme, ognuno prega come vuole e è sempre in contatto con Dio alla fine. La più importante, diciamo, è che per sunniti e sciiti, quando si muore incontrerai Dio e vedrai Dio, mentre per i ibadisti tu non vedrai mai Dio, perché Dio è un'entità invisibile. It's about in Allah no see after. The Sunnah see. Similar, only little. Non sono d'accordo che non ci sia tanta differenza con le altre correnti islamiche, perché vivere sapendo di vedere dopo la morte il tuo Dio o una luce, la differenza è notevole ed influisce sulla vita stessa. Cambia l'escatologia. Come trovo molto importante la pratica di pregare insieme e addirittura sposarsi tra musulmani, pensando alle stragi e alle guerre anche attuali tra sunniti e sciiti nel Medio Oriente. Which country? Italy, Milano, Roma. Firenze. Welcome in Oman. Thank you. Shukran. Salam. E non posso non chiudere con le due questioni perennemente dibattute, cioè la copertura della donna e la guerra santa. Il fatto di coprirsi, faccio sempre notare questa cosa, ma vedete che anche gli uomini sono coperti. Cioè non è una cosa solo per le donne, anche l'uomo non va in giro col pantaloncino corto. Hanno la disdascia che gli arriva fino alle caviglie, hanno sempre il cappello. È una tradizione e io sono contenta che non cambia questa tradizione. Trovo ad esempio negli Emirati tanti ormai vanno in giro vestiti occidentali. L'Islam non ti obbliga a coprirti la faccia, l'Islam ti dice di coprire i capelli, non è che i genitori ti obbligano. Vedi bambini di 8 anni col velo perché imitano la mamma. Deserto. Tu devi considerare che qua c'è un'abitudine che si è tramandata per millenni, ok? Non per centinaia di anni, proprio per millenni. Il 90% delle donne qui non sono forzate a metterlo. Famiglie che vivono in villaggi rurali dove allora lì nell'abitudine poi entra anche la legge non scritta del patriarcato. Io voglio che tu ti copra il viso integralmente quando vai qua. Ci sono situazioni così? Sì. È la legge? No. È la norma? No. La questione del jihad. Jihad è una parola maschile, ok? Jihad non vuol dire guerra santa. Jihad è parte prima di tutto come una lotta interiore con se stessi nel cercare di espellere ciò che non fa parte dell'Islam e nell'accogliere ciò che è l'Islam. È uno sforzo, jihad vuol dire sforzo, e che purtroppo usano l'Islam, ok, per controllare i popoli e i territori. Per esempio l'ISIS, questo è quello che fa. Se tu chiedi a qualsiasi musulmano cosa ne pensi dei Daesh, ok, qui ISIS viene chiamato Daesh, e cosa ne pensi di Al-Qaeda, cosa ne pensi di tutti questi movimenti, ti diranno subito che loro non rappresentano l'Islam. Le vicende musulmane sono controverse fin dalle sue origini. Una religione imposta con la forza in molte aree geografiche. Pensa agli amici iraniani, ai quali è stato spazzato via lo zoroastrismo e oggi vivono in una gabbia religiosa. Pensa alla questione della donna afghana, emarginata, sottomessa, non può neanche andare a scuola. Qui in Oman invece il velo è facoltativo, ma lo portano tutte con il sorriso e contemporaneamente a pochi chilometri le ragazze iraniane lo gettano a terra per protesta rischiando la vita. Questo ci dice che non possiamo giudicare, semplificare e racchiudere in un unico insieme le persone. Per capire bisogna analizzare stato per stato, cultura per cultura, storia per storia e a volte uomo per uomo. Il sultano dell'Oman ne è un esempio. Le persone spesso si dividono in due, chi vuole capire e chi vuole odiare.
Se vogliamo davvero capire l'Islam c'è solo un sistema: leggere il Corano e possibilmente con una guida che sa interpretare l'arabo antico. Altrimenti bisogna fidarsi di chi lo ha fatto, e in questo credo nelle parole di Silvia quando dice che il Corano è stata un'arma usata per manipolare le persone. Aggiungo io che non è mai esistita una religione di guerra, ma guerre di religioni. E mi fido di Silvia anche quando dice che l'Islam non è violenza, l'Islam è pace. Dove c'è violenza non c'è Islam. Sono le 5 e un quarto. E ora si va a vedere questa asta degli animali.